Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Future for Work, il podcast in cui parliamo di cambiamento soprattutto nel mondo del lavoro. Oggi lo facciamo con Emanuela Donetti. Ciao Emanuela, come stai? Ciao Luna, benissimo, grazie mille. Emanuela, quando l'ho conosciuta, mi ha riempita di inglesismi e io la guardavo e dicevo, che cosa vorrà intendere con tutte queste parole? Poi piano piano, conoscendola passo dopo passo, ho iniziato a capire il mondo di Emanuela, che è un mondo completamente a parte, possiamo dire, in senso positivo, assolutamente. E ci siamo viste pochissime volte. Pensa se ci frequentassimo di più. Però sicuramente la cosa che mi è rimasta impressa è il fatto che tu sei stata una delle prime in Italia a parlare di questo famoso self-management. È un termine che per molti magari è un semplicissimo inglesismo buttato lì all'interno delle aziende che si utilizza per fare i figli o per crearsi, diciamo, una posizione all'interno dell'azienda, ma in realtà ha un significato enorme. Che cosa vuol dire? E che cosa vuol dire per te soprattutto? Innanzitutto capisco benissimo il termine, cioè le parole inglesi spesso e volentieri danno anche molto fastidio in certi contesti. Il problema è che self-management, se vogliamo tradurre in italiano, ci ricorda un po' troppo l'autogestione del liceo. Esatto. E quindi per evitare di andare a finire, di provocare nelle aziende l'idea di stare buttando là organizzazione di cinema, cineforum e di occupazione caso, dell'azienda, riutilizziamo la parola inglese che ci viene in aiuto in questo caso. Che cos'è il self-management? È la modalità per distribuire in tutte le organizzazioni la consapevolezza e l'autonomia in quello che si sta facendo e quindi distribuire la responsabilità. Un po' quella tentazione che si sente in alcune organizzazioni di cercare l'imprenditorialità nei collaboratori, non è tanto quello, non è cercare che ogni persona sia semplicemente un imprenditore nel suo lavoro, ma il self-management consente di distribuire all'interno di tutto lo spazio aziendale, quindi non importa dove ci troviamo, a quale livello, in quale team, di distribuire la consapevolezza di quello che si deve fare, la strategia che serve per poterlo mettere in pratica e soprattutto di restituire il senso di quello che veramente si fa e perché lo si fa in quell'organizzazione lì. Per me è una cosa straordinaria. Sono una delle prime, ma non sono la prima, quindi ci sono altre persone che prima di me hanno portato questa cosa ed è questo il motivo per cui io lavoro in Copernicana, perché era un'azienda che voleva fare questo tipo di attività in Italia. Possiamo dire che è un po' una tendenza all'autonomia personale, all'autonomia lavorativa, a ritrovare questa autonomia che forse negli anni abbiamo un pochino perso. In che situazione ci troviamo secondo te adesso rispetto all'autonomia lavorativa e in che modo il self-management può essere una risposta a questa perdita di autonomia e anche una risposta, diciamo, a tutta la burocrazia che ci troviamo davanti, a tutti gli ostacoli che ritroviamo all'interno delle aziende e delle organizzazioni? Sì, è proprio una restituzione dell'autonomia all'interno del purpose, del motivo per cui anche tu sei in quell'organizzazione. Quindi è una autonomia che si basa, come dicevo prima, su una forte consapevolezza di dove mi trovo. A me piace dire che le organizzazioni sono delle piattaforme che devono aiutarti come collaboratore a costruire la tua leggenda personale. E quindi insieme costruiamo la leggenda dell'organizzazione, ma anche la mia. Certo. Cioè sono qua dentro perché devo crescere in qualche modo, devo fare qualcosa di me qui dentro. Se non sono autonomo è perché sto rispondendo ai comandi o agli ordini che mi dà qualcun altro, che mi dà il permesso di fare delle cose, eventualmente anche valutando se l'ho fatto bene, se l'ho fatto male o se potevo o non potevo farlo. Abbiamo persone sempre più preparate, abbiamo
macchine sempre più preparate, abbiamo il digitale che ci aiuta tantissimo, soprattutto negli ultimi tempi con l'intelligenza artificiale, a prendere delle decisioni informate. Perché devo aspettare che qualcuno mi Mi dia dica, il permesso di fare certo, qualche cosa quando ho tutto quello che mi serve per poterlo fare? Piuttosto mettiamo nell'organizzazione delle pratiche secondo le quali poi possiamo decidere in allineamento se le cose diventano critiche, cosa fare e in quel momento quando si attivano dei processi per cui è necessario il parere di qualcun altro. Ma le persone studiano, le persone certo. si informano, le persone leggono e soprattutto lavorano tutti i giorni e quindi chi è più esperto di quel lavoro lì, di chi sta effettivamente facendo quel lavoro. Abbiamo creato una gerarchia, come dicevi tu, che in realtà nel tempo è diventata sempre più farraginosa e prende sempre più tempo, sposta continuamente il momento della decisione verso chi in realtà quel lavoro non lo sta facendo, ma lo sta in qualche modo coordinando o ordinando. Mhm. Eliminare queste fette di rallentamento, chiamiamole proprio così, perché non è tanto mancanza di competenza, è piuttosto proprio un'organizzazione che richiede molto tempo per prendere qualunque decisione. Eliminando questa parte, concediamo a tutti di essere più veloci, più rapidi, anche a gestire le criticità. Certo. E nel concreto la cosa che mi aveva colpito era che tu parlavi proprio di strumenti per raggiungere questa autonomia e questa responsabilità, perché io mi ricordo ti avevo detto, ma noi siamo pronti a tutta questa autonomia, cioè vogliamo davvero essere autonomi. E tu mi hai detto, c'è un modo per diventarlo, ci sono degli strumenti che noi abbiamo a disposizione molto pratici che ci aiutano proprio a riconquistare questa autonomia. E tra quelli di cui mi avevi parlato, ovviamente gli OKR, che sono una delle tue più grandi passioni, sono, diciamo, quelli più funzionali. Che cosa sono? Perché non sono semplicemente, banalmente, diciamo, degli obiettivi, ma sono proprio un disegno molto chiaro di quello che dovremmo fare per far funzionare o per comunque rendere più fluido e snello il nostro lavoro e la nostra organizzazione. Sì, quando mi hai detto ci sono degli strumenti, ne ho pensati anche a tanti altri. Noi non ci rendiamo tanto conto di tutto quello che utilizziamo nelle Mhm. organizzazioni per lavorare Vero, e che tutte queste cose in realtà sono strumenti. Sono strumenti paradossalmente anche le riunioni, anche le call, certo. anche le telefonate, sono strumenti che ci servono a portare avanti il nostro lavoro. E come li abbiamo progettati? Sono progettati in modo da essere funzionali. Uno di questi strumenti è sicuramente, come dicevo prima, la strategia Mhm. che si usa per decidere come rendo vero il motivo per cui l'azienda esiste in questo periodo storico. E la strategia molto spesso è uno strumento che ha un momento di grande condivisione, soprattutto tra chi lo scrive, probabilmente nel livello più alto dell'organizzazione. Poi in alcuni casi addirittura si condivide in modo chiaro con degli eventi che lo raccontano, con qualcuno che si impegna per raccontarla a tutti, ma viene ripresa talmente poco spesso che diventa un po' secondaria rispetto all'emergenza che tutti i giorni ci Ci arriva dal arriva, certo. cliente, dal mercato, dalle esigenze, Tutta un un'emergenza, nuovo sì. strumento in arrivo sul mercato, insomma, ci sono tante cose che arrivano. Così perdiamo di vista quella visione di lungo periodo per poter stare aderenti a quello che accade Mhm. costantemente tutti i giorni. Per non essere spinti dal vento, mantenere la rotta, una di queste cose che utilizziamo e di cui io sono innamorata profondamente, come ti dicevo, sono questi OKR che si chiamano che sono obiettivi e risultati chiave, sono uno strumento che serve a distribuire la strategia in tutta l'organizzazione su brevi periodi, quindi non più di 3-4 mesi. Quindi ci aiutano a dire cosa faremo per ottenere quali risultati che servono a quali obiettivi per arrivare a quella cosa di lungo periodo che ci siamo detti. Sono un nuovo modo per distribuire verso tutti una responsabilità. Mi assumo la responsabilità nel mio gruppo di dire che per contribuire a questa idea generale che abbiamo, con la quale porteremo l'organizzazione più avanti, rispetto ai concorrenti, rispetto al mercato, rispetto a un nuovo Certo. prodotto, mi assumo la responsabilità di dire io per fare questa cosa in questo momento posso fare da qui a qua e lo misuro in questo modo e per misurarlo, per ottenere questi risultati, faccio queste determinate cose. Una volta che tutta l'organizzazione ha questa mappa,
strategica, immaginatevi quante sono le informazioni che Certo. arrivano a tutti e in totale trasparenza. Quindi portano trasparenza, aiutano a essere maggiormente responsabili e a spingere questa responsabilità sulla propria capacità di essere autonomi. Quindi se ritorniamo a quello che si diceva nelle aziende tradizionali, si chiama imprenditorialità, dà una strada perché non sia un'imprenditorialità che va verso non importa quale direzione, A caso, ma certo. che va verso la strategia che ha quell'organizzazione Certo. lì. Io quando all'inizio, quando mi sono trasferita a Milano, ricordo, diciamo, che avevo mega paura di questi OKR, cioè erano tipo i miei nemici perché dicevo, Madonna, che ansia se non li raggiungo, eccetera. Poi da quando me ne hai parlato tu, ho iniziato a cambiare idea e ho iniziato a spingere nella mia azienda per dire, facciamoci fare gli OKR da copernicana. Tutto questo, ovviamente, di cui parli fa parte di un cambiamento e sappiamo perfettamente che i cambiamenti sono, in questo caso, più che mai necessari, ma anche molto dolorosi. Perché noi non vogliamo cambiare e per quale motivo abbiamo così tanta paura del cambiamento, soprattutto all'interno del mondo del lavoro in Italia? Tu hai anche un passato all'interno della pubblica amministrazione, quindi hai vissuto proprio, diciamo, il mondo del lavoro italiano, quello vero, possiamo dire. Quali sono gli elementi che non ci lasciano cambiare? È una domanda interessantissima, adesso se abbiamo tempo possiamo stare qua i prossimi quarti. Soprattutto paura di perdere certe posizioni, la paura di... Una volta c'era la paura verso il digitale, perché si aveva la sensazione che portasse cose troppo differenti, era un po' lo stesso stress di cui raccontava Ford quando diceva se io avessi voluto vendere degli altri cavalli invece ho venduto una macchina. Lo stress che porta a un cambiamento radicale come quello di perdere delle posizioni, perdere la sicurezza dell'aver sempre fatto così, perfino dire attenzione che una riunione va cambiata, Certo. va pensata in un modo strategico, va progettata diversamente, richiede una collaborazione da parte delle persone che devono avere questa stessa tensione verso la necessità del cambiamento. Per cui spesso e volentieri invece l'essere sicuri all'interno di una condizione generale per cui si fa così e lo si fa dappertutto, perché sfido chiunque a chiedere in giro come si fanno le riunioni nella tua azienda, e si fanno che si invita tutti invita le quelli che persone. possono parlare, poi uno prende la parola, se riesci prendi la parola anche tu, se hai qualcosa da dire, se sei la persona che viene ascoltata in quel Certo. momento. Nella maggior parte dei casi È così. probabilmente è così. E quindi, e anche il fatto che ci sia poca consapevolezza che ci sono delle altre modalità di fare le cose, è una delle basi per cui questa cosa sta accadendo a rilento, però vediamo che le Piano cose piano cambiano. sta Sì. accadendo. Ed è proprio questo un altro spunto interessante, il fatto che forse noi non sappiamo a cosa ispirarci a volte, no? Cioè, in Italia in particolare. Chi dovremmo guardare? Quali aziende o quali paesi dovremmo guardare e di cosa dovremmo fidarci di più in questo momento per lasciarci ispirare? Allora, ci sono tante esperienze e se vi dicessi gli Stati Uniti non sarei onesta, perché non è del tutto vero. Ci sono delle aziende che hanno fatto il futuro dell'organizzazione, hanno scritto il futuro dell'organizzazione in Olanda, ci sono delle aziende che lo hanno fatto in Italia, ci sono delle aziende che lo stanno facendo negli Stati Uniti, ci sono delle aziende che lo stanno facendo in Cina. Un'azienda che probabilmente molti di noi hanno in casa come Haier sta proprio facendo queste cose ed è un'azienda che viene Non è dalla un'azienda Cina, quindi piccola. non è un'azienda piccola, è un'azienda di produzione Certo. ed è un'azienda che viene storicamente da un posto dove il nostro bias ci dice che va insomma l'autonomia Cina, e la certo. responsabilità individuale e invece anche loro stanno facendo questa cosa. Una delle cose che mi ha sempre colpito è invece un'esperienza americana della Bassa California, un'azienda dalla quale, dallo spirito di quella persona lì ho imparato tantissimo. L'amministratore delegato di un'azienda che produce pomodori per tutto il ketchup che si produce negli Stati Uniti, l'azienda si chiama Morningstar, era un'azienda, è
era un'azienda che aveva molti dipendenti stagionali, come tutte le aziende che producono pomodori, perché i pomodori hanno una stagione ben chiara, e questa persona vede nell'esperienza dei propri dipendenti stagionali una capacità di utilizzare le risorse economiche che lui dava come stipendio in una modalità che lo mette in crisi, e dice ai suoi colleghi com'è possibile che loro, quando tornano a casa con quei soldi che noi gli diamo, sono in grado di aprire negozi, aprire piccole aziende per le mogli, comprare la Prendere casa, decisioni, sono certo. bravissimi, esatto, prendono decisioni manageriali con una limitata risorsa. Ha schiacciato completamente l'organizzazione, e in questo caso Morningstar, basandosi su questa esperienza, ha costruito un'organizzazione in cui tutte le persone hanno un contratto solo con un'altra persona, per cui si accordano internamente su quello che faranno, come lo faranno. Immaginatevi, il self-management è anche questa cosa. Quindi, chiaro, se lo proponiamo così, senza Certo. di primo impatto, spaventa sicuramente, ma deve essere un percorso di cambiamento culturale che però porta delle cose straordinarie. Certo. Noi ci troviamo a Milano, una città famosa per essere attrattiva sotto il punto di vista lavorativo. Questo cambiamento del mondo del lavoro, come lo sta vivendo Milano? Come lo vive questa città e che cosa sta mettendo in dubbio e che cosa sta facendo per gestire al meglio questo cambiamento? La comunità ha un ruolo importantissimo per questa fase storica, ma sempre in generale. Sono le persone che fanno la città, quindi è la Certo. scelta che le persone fanno di essere in quella comunità, volenti o nolenti, perché le porta il lavoro, perché il modello di questa città in particolare è proprio un modello di grande attrazione rispetto agli affari, al mondo degli affari e alla capacità di produrre del nostro paese intero. E in questo momento il suo modello è creato per offrire servizi a questo tipo di persone e a questo tipo di realtà. Ma questo tipo di persone, per i costi che ha la città, per il costo della vita, per la capacità o l'incapacità che ha di accoglierle all'interno, le spinge anche verso l'esterno. Quindi queste Certo, sono persone che certo. magari abitano leggermente fuori, devono prendere i mezzi per venire qua a lavorare, e quindi è una comunità molto fluida che il quale impatto sulla città reale dei residenti ovviamente è drastico, anche se non ha nessun ruolo nella scelta poi di chi deve governarla, e chi la governa in questo momento deve poter restituire qualche cosa ai residenti effettivi che magari lavorano qui o magari lavorano anche fuori, a quelli che usano la città come dipendenti delle organizzazioni che qua stanno, ma alle organizzazioni stesse. Tutta la città serve a questa cosa, Certo. e se scegliamo di stare tutti in smart working, qual è il futuro delle aziende che gestiscono i trasporti locali? E perché le aziende non mi dovrebbero consentire di lavorare in smart working? Se abbiamo visto che è stato più efficace durante il 2020, anche, più certo. sostenibile, ci evita di fare un sacco di spostamenti, un sacco di traffico. È solo per il traffico che non si fa lo smart working? Le aziende hanno fatto degli investimenti immobiliari. Gli investimenti immobiliari erano una necessità prima che conoscessimo il 2020, che conoscessimo la pandemia globale, con tutto quello che ci ha portato. Cosa facciamo di quell'investimento se tutti stanno a casa? Se tutti stanno a casa a lavorare, perché è meglio, perché mi organizzo meglio, perché la mia qualità della vita è migliore. Cosa fa il bar sotto l'ufficio, che era abituato ad avere come clienti quelli che vengono a fare la colazione o a mangiare il panino a mezzogiorno? In che modo cambia? Perché poi ormai anche il lavoro ha spostato i residenti in altre posizioni, Certo. quindi si sono allontanati, sono usciti dal centro. Quindi tutte queste cose sono cose che la comunità porta con una certa inerzia all'amministrazione, cioè le amministrazioni accolgono quello che arriva e spingono le cose con un leggero ritardo naturale, è proprio l'inerzia naturale di questi avvenimenti. Per cui quello che può accadere in questo periodo è tutto da disegnare, e la cosa bellissima di questo momento è quello di avere l'opportunità di guardare in faccia alla realtà come l'abbiamo disegnata nell'altro secolo, che ci siamo lasciati alle spalle, e decidere come la vogliamo trasformare per il prossimo. Cosa vuol dire veramente
smart working, vuole dire tutta questa roba. Ma se ci troviamo davanti a una società in cui il 40% delle donne lascia il lavoro perché ha avuto dei figli e non è in grado di gestire le due cose, perché in azienda non gli danno la possibilità di farlo o perché non ci sono dei servizi che lo garantiscano, in che modo la nostra comunità risponde? Certo. Non potremmo esserci disegnati il peggiore degli inferni, no? E invece se lo stiamo facendo, forse è il caso di fare un passo indietro e di vedere come altro possiamo disegnarla. È tutto un momento di grande progettazione, sia per il lavoro che per tutto quello che ne consegue. Mi chiedo se la tua esperienza appunto nella pubblica amministrazione, diciamo, non sia stata la scintilla che ha fatto sì che ti venisse tutta questa voglia di cambiamento, perché appunto tu si vede che hai proprio voglia di cambiare le cose, lo fai con una consapevolezza enorme. Secondo te anche la pubblica amministrazione potrà prima o poi cambiare in Italia? Dovrà farlo sicuramente a un certo punto perché appunto non potrà rimanere indietro, però se immagino diciamo un posto in cui il cambiamento sicuramente lo vedo proprio lontanissimo, è proprio la pubblica amministrazione, soprattutto in Italia. La pubblica amministrazione in realtà fa un sacco di passi verso il cambiamento, si occupa di tante cose e sono normalmente cose molto impegnative che prendono tanti anni per poter certo. cambiare, quindi anche la nostra aspettativa nei confronti dell'amministrazione pubblica è sempre un po' stressata Sì. dal fatto che gli effetti li vediamo in un tempo che è leggermente più lungo di quello che vediamo con immediatezza nell'ambiente pubblico, nell'ambiente, scusate, privato. Di sicuro è il modo di lavorare ancora che è quello su cui si può intervenire per rendere per dare anche all'amministrazione pubblica la possibilità di prendere decisioni più velocemente, di sperimentare le cose, di poter lavorare sulla base di piccoli cambiamenti più rapidi, di modo che li vediamo più velocemente e che li vediamo in atto più velocemente. Se no, è chiaro che se per ristrutturare un intero quartiere devo prima fare un progetto, poi cercare finanziamento, poi aspettare il tempo dei finanziamenti e poi fare le gare, poi passano anni e magari ho traslocato nel frattempo, quindi sarò sempre un po' frustrata da quella cosa. E il fatto che anche in questa realtà lavorativa si possa cambiare le cose lo vedo in una maniera assolutamente positiva, per quanto chiaramente porti lo stress con sé di finora abbiamo fatto così, ci sono delle leggi che ci dicono di fare così, e allora come adattiamo okay. l'innovazione organizzativa e del modo di lavorare alle leggi che ci sono attualmente. È un argomento interessantissimo. Immaginatevi solo, faccio quest'ultimo esempio, che per la nostra legge del lavoro la subordinazione è un tema necessario e obbligatorio in un qualunque contratto, che vuol dire che noi in qualunque contratto di lavoro firmiamo decidiamo che noi siamo subordinati a qualcun altro. Il lavoro si chiama lavoro subordinato, che in un certo senso disconosce tutto quello che ho detto fino ad oggi, fino ad adesso. Cioè, se decido che firmo per un contratto di lavoro e decido che con quel contratto sarò subordinato a qualcun altro, tutta la mia libertà, tutta la mia autonomia, la capacità di essere veloce, se sono veloce, ma poi devo essere subordinato alle decisioni di qualcun altro, allungo tutto quanto. Certo. Quindi dobbiamo portare questa causa con fede. E per concludere, se tu dovessi dare un consiglio, un elemento, uno strumento, il primo strumento che daresti o il primo consiglio che daresti a un'azienda, un'istituzione che domani vuole prendere parte al cambiamento, cosa gli diresti? Un suggerimento, un consiglio, qualsiasi cosa, la prima cosa che gli diresti? Di fermarsi un attimo, riflettere sul perché esistono, dichiararlo in modo chiaro a tutta l'organizzazione e sulla base di quella cosa decidere come fanno in modo che il motivo per cui esistono sia vero in questo preciso momento. 2024, 2025, con tutto quello che accade intorno, noi siamo qui per fare questo, come lo faremo? Grazie mille Manu, super interessante, grazie, complimenti. Grazie.